La Terra, un tempo rigogliosa, era sull'orlo del collasso. Le sue foreste lussureggianti, i fiumi impetuosi e i campi fertili erano ormai solo un ricordo lontano. Decenni di sfruttamento selvaggio avevano prosciugato le sue risorse. Le industrie avevano estratto ogni goccia di petrolio, ogni grammo di minerale, lasciando dietro di sé solo desolazione. Le miniere erano vuote, i pozzi petroliferi secchi. Le fabbriche, un tempo pulsanti di vita, erano ora scheletri arrugginiti, monumenti silenziosi di un'era di eccessi. La fame e la miseria si diffondevano come un'ombra oscura. Le città, un tempo fiorenti, erano ora avvolte da un senso di disperazione e abbandono. L'umanità era sull'orlo del baratro. Le persone, prive di speranza, vagavano senza meta, cercando disperatamente una via d'uscita da un destino apparentemente inevitabile. Ma ecco che una nuova speranza si accese nel cielo notturno. Una luce brillante, un segno che forse non tutto era perduto. Gli astronomi avevano scoperto una nuova frontiera. Con i loro telescopi avevano individuato una cintura di asteroidi ricca di risorse preziose. Gli asteroidi, ricchi di minerali preziosi, offrivano una via d'uscita dalla crisi. Questi corpi celesti, lontani e misteriosi, rappresentavano una nuova speranza per l'umanità. La corsa allo spazio era iniziata, non per la conquista di nuovi mondi, ma per la sopravvivenza stessa dell'umanità. Le navicelle spaziali, cariche di speranza e determinazione, si dirigevano verso gli asteroidi, pronte a estrarre le risorse necessarie per salvare la Terra. Le prime missioni esplorative confermarono le previsioni degli scienziati. Gli scienziati avevano a lungo teorizzato che gli asteroidi potessero contenere risorse preziose, ma nessuno poteva immaginare l'entità delle ricchezze che avrebbero trovato. Gli asteroidi erano delle vere e proprie miniere d'oro cosmiche, contenenti non solo oro, ma anche una vasta gamma di altri metalli preziosi e rari, ricche di ferro, nickel e altri metalli che sulla Terra sono sempre più difficili da trovare. Platino e altri elementi rari, essenziali per la tecnologia moderna e le energie rinnovabili. La notizia si diffuse a macchia d'olio, scatenando un'ondata di euforia e di avidità senza precedenti. Le persone comuni sognavano di diventare ricche, mentre gli investitori vedevano opportunità di profitti astronomici. Governi e privati si lanciarono in una frenetica corsa per accaparrarsi le risorse spaziali. Le agenzie spaziali nazionali e le aziende private iniziarono a collaborare e competere per sviluppare le tecnologie necessarie. Nuove tecnologie vennero sviluppate a tempo di record: astronavi più veloci, robot minatori più efficienti, stazioni spaziali orbitanti. Ogni innovazione portava l'umanità un passo più vicino a sfruttare le risorse infinite dello spazio. L'era dello spazio era iniziata, un'era di esplorazione e scoperta senza precedenti. Tuttavia, non tutto era come molti avevano immaginato. Ma non era la pacifica esplorazione che molti avevano sognato. La competizione per le risorse spaziali portò a tensioni e conflitti, trasformando lo spazio in un nuovo campo di battaglia. Era una corsa sfrenata all'oro cosmico, una gara che avrebbe determinato il futuro dell'umanità nello spazio. Le promesse di infinite ricchezze avevano un prezzo, e l'umanità era pronta a pagarlo. In breve tempo, l'estrazione mineraria spaziale divenne un business multimiliardario, dominato da un pugno di megacorporazioni. Queste aziende, dotate di immense risorse finanziarie e tecnologiche, si spartirono il controllo degli asteroidi più promettenti. I governi, indeboliti dalla crisi terrestre, non poterono fare altro che assistere impotenti all'ascesa di questi nuovi giganti del cosmo. Le megacorporazioni dettavano legge, influenzando la politica, l'economia e persino la vita quotidiana sulla Terra. L'umanità aveva trovato una via d'uscita dalla crisi, ma a quale prezzo? Gli asteroidi, un tempo corpi celesti silenziosi e inerti, si trasformarono in alveari di attività. Enormi piattaforme di estrazione vennero costruite sulla loro superficie, mentre astronavi cargo facevano la spola tra le miniere spaziali e la Terra, trasportando tonnellate di minerali preziosi.
L'estrazione mineraria spaziale era un'attività rischiosa e pericolosa. I minatori lavoravano in condizioni estreme, esposti alle radiazioni cosmiche, alla mancanza di gravità e al rischio costante di incidenti. Ma la paga era alta e per molti era l'unica speranza di un futuro migliore. Sezione 5. Vita da minatore spaziale. Un'esistenza regolata. I minatori spaziali vivevano in colonie costruite all'interno degli asteroidi stessi o in stazioni orbitanti. Erano mondi artificiali, controllati in ogni dettaglio dalle megacorporazioni. La vita era dura e disciplinata. I turni di lavoro erano massacranti, le ore di svago limitate. Ogni aspetto dell'esistenza, dal cibo al tempo libero, era regolato da rigide norme aziendali. I minatori erano poco più che schiavi, legati alle corporazioni da contratti capestro e da debiti impossibili da estinguere. Il monopolio delle risorse, la terra in pugno. Le megacorporazioni, grazie al controllo delle risorse spaziali, avevano acquisito un potere immenso. Con l'espansione delle operazioni minerarie sugli asteroidi, queste entità avevano accesso a risorse inimmaginabili, trasformando il panorama economico globale. La Terra dipendeva da loro per l'approvvigionamento di materie prime essenziali. I minerali estratti nello spazio erano fondamentali per la produzione di tecnologie avanzate, energia e infrastrutture. Senza queste risorse, l'economia terrestre sarebbe crollata. Il divario tra ricchi e poveri si era allargato a dismisura. Le città erano diventate un mosaico di opulenza e disperazione, con grattacieli lussuosi che si ergevano accanto a baraccopoli sovraffollate. La disuguaglianza sociale era palpabile in ogni angolo. Mentre le elite terrestri si crogiolavano nel lusso, godendo dei benefici della nuova economia spaziale, partecipavano a feste sfarzose e vivevano in un mondo di abbondanza e privilegio. Le loro vite erano un contrasto stridente con quelle della maggior parte della popolazione. La stragrande maggioranza della popolazione languiva nella miseria. Le condizioni di vita erano dure, con accesso limitato a servizi essenziali come sanità, istruzione e alloggi adeguati. La speranza di un futuro migliore sembrava un sogno lontano. La Terra, un tempo culla dell'umanità, era diventata una colonia delle megacorporazioni, un luogo da cui estrarre manodopera a basso costo. Le decisioni cruciali venivano prese da consigli di amministrazione lontani, senza riguardo per il benessere della popolazione locale. Un luogo da cui estrarre manodopera a basso costo. I lavoratori erano sfruttati, costretti a lavorare in condizioni precarie per salari minimi. La loro fatica alimentava le fortune delle megacorporazioni, mentre loro stessi rimanevano intrappolati in un ciclo di povertà e sfruttamento. Un futuro incerto. Il destino dell'umanità. Il futuro dell'umanità era incerto. Le megacorporazioni, accecate dall'avidità, sembravano incuranti delle conseguenze a lungo termine delle loro azioni. Lo sfruttamento indiscriminato degli asteroidi stava alterando l'equilibrio del sistema solare. Collisioni accidentali, detriti spaziali e inquinamento minacciavano la Terra e le rotte commerciali. L'umanità aveva barattato la sua libertà per un pugno di minerali. Ma a quale prezzo? La scintilla della ribellione, un soffio di speranza. Nelle colonie minerarie, la rabbia e il risentimento covavano sotto la superficie. I minatori, stanchi degli abusi e delle ingiustizie, iniziavano a organizzarsi in segreto. Un giorno, in una remota colonia mineraria, scoppiò una rivolta. I minatori, guidati da un carismatico leader di nome Kyle, si impadronirono del controllo della stazione spaziale. Era la scintilla che avrebbe potuto incendiare la galassia. La lotta per la libertà era iniziata. La battaglia per la libertà. Un'epopea cosmica. La rivolta si diffuse a macchia d'olio, da una colonia all'altra. I minatori, uniti sotto la bandiera della libertà, sfidarono la potenza delle megacorporazioni. Iniziava così una guerra epica, combattuta tra le stelle, per il controllo delle risorse spaziali e per il destino dell'umanità. Chi avrebbe vinto? Il futuro era ancora tutto da scrivere.